Ritrovati ragazzi in questo nuovo video backstage. Oggi sì, andiamo a vedere alcune foto che abbiamo fatto a Patricia, ma andiamo anche a utilizzare ancora il Sirui 85 mm 1.4. te l'avevo fatto vedere esattamente circa 2 settimane fa, però non ti avevo detto nulla di questa lente. Oggi praticamente mi sento pronto, quindi oggi ti faccio la mia personale recensione di questo obiettivo per sensori full frame. Io lo sto provando ovviamente su una fotocamera Sony, ma è disponibile anche per altri mount come Nikon e Fuji. Nel 2025 ragazzi vedrete qui sul mio canale anche la recensione di un altro obiettivo decisamente interessante per noi ritrattisti. Sto parlando del 135 f1.8 di Viltrox. Io il 135 l'ho sempre utilizzato sia con Canon, che lo possiedo ancora, e anche con Sony. Con Sony sto utilizzando da circa 2 anni proprio il modello di Samyang, che ha sempre un'apertura di f1.8, ma da qualche giorno sto proprio provando anche il modello di Viltrox. Quindi lasciatemelo provare come si deve e ti porterò alla recensione anche di questo obiettivo, che nel frattempo ho visto è anche sceso di prezzo, e questa è una bella notizia. Tutti i video che stai vedendo che ho girato in esterna sono stati fatti proprio utilizzando questo obiettivo, però non ho utilizzato una fotocamera full frame, ma bensì la A6007, che è di solito quella che vado a utilizzare io per girare dei video. Ovviamente lui è pensato per un sensore full frame, ma nulla ti vieta proprio di utilizzarlo su una fotocamera APS-C. Ok ragazzi, dato che ci siamo, ti dico anche come mi sto trovando, e te lo dico proprio da persona che sta facendo le riprese da solo, quindi non ho nessuno che può verificare se sono decisamente a fuoco, e io da questa lontananza e con un APS-C mi devo allontanare ancora di più giusto per fare un'inquadratura abbastanza decente, non riesco a vedere nulla. Posso dire che ho dovuto ripetere proprio la scena che stai vedendo, anche le altre, perché non ero a fuoco, quindi non ho la garanzia come ho con altri obiettivi. Diciamo che io personalmente l'85 per riprendermi quando sono da solo non lo vado mai a utilizzare, quindi è sempre meglio che ci sia qualcuno dietro. E vediamo adesso ragazzi l'autofocus, perché è un argomento che quando guardo le recensioni è quello che vado a vedere per primo, perché è quello che mi interessa di più, soprattutto quando parliamo di lenti di terze parti. Allora, innanzitutto in questo momento, come ti dicevo, mi sta riprendendo la Sony A6007 e sto utilizzando proprio lui, il Sirui, ok ragazzi, e sto utilizzando anche un filtro ND. Allora, detto questo, adesso mi allontano così entro esattamente nella inquadratura, così potrei vedere decisamente meglio come si comporta. Comunque l'autofocus io ti dico in base a come sono andato a utilizzarlo io in fotografia, praticamente sempre una modella che era praticamente ferma, e ti posso dire che è abbastanza preciso, ok? Non siamo ai livelli di Sigma, si comporta bene, però qualche foto sfocata l'ho portata a casa. Comunque è un po' meno reattivo rispetto al Sigma. Diciamo che se dovrai fare una foto dove una modella si sta muovendo rispetto proprio al Sigma, avrai più foto sfocate, ok? Comunque nel complessivo lui lavora bene, non ho avuto grosse difficoltà, e quasi sicuramente, come
ha fatto Sirui nella serie Sniper, anche in questo caso andrà a migliorare l'autofocus con un semplice aggiornamento, ok? E quindi staremo proprio a vedere. Una cosa molto importante, io lo sto utilizzando su una Sony A7C, quindi su una fotocamera di Sony, non so come si comporta su una Nikon, tantomeno su una Fuji. Ti posso dire che l'ho provato anche sulla Sony R4 e praticamente leggermente migliore, ma di poco rispetto proprio alla Sony A7C. Pausa caffè terminata ragazzi, adesso devo parlarti della qualità costruttiva di questo Sirui 85 mm f1.4. Diciamo che in tutta tranquillità è l'obiettivo più compatto quando parliamo di obiettivi per sensori full frame e anche il più leggero. A proposito, è disponibile anche con l'attacco Z, cioè per Nikon, e attacco X, ok? Non è disponibile con l'attacco RF purtroppo e credo che mai lo sarà, però sappiamo da chi è dovuto. Prima di farti vedere quello che c'è in questo barilotto costruito decisamente molto bene, c'è una tabella che ti invito di andare a visionare dopo, che troverai proprio nella pagina di Sirui dove ti parla proprio di questa lente. Una tabella di una comparazione per quanto riguarda alcune caratteristiche con altri due obiettivi, cioè il modello di Sigma, obiettivo che conosco molto bene, l'ART, un obiettivo che non mi ha mai fatto impazzire, in effetti negli ultimi 14 mesi l'ho utilizzato poco, quasi mai, a discapito proprio del modello economico di Meiki, un obiettivo molto simile a questo, 85 mm 1.4 con autofocus, che secondo me ha un bokeh e dei colori molto più belli rispetto al modello di Sigma, ok? Questa ovviamente è una mia opinione, però dal momento che ho una certa esperienza di 85 mm, perché ragazzi io vengo e sono tuttora utilizzatore di Canon 85 mm 1.2, quindi credetemi che la mia opinione forse dovete anche prenderla in considerazione. Comunque c'è una tabella dove c'è una comparazione dove oltre a questa lente Sigma e il Sirui 85 mm c'è anche l'obiettivo che tutti i fotografi che utilizzano Sony vorrebbero avere, cioè il G Master 2. Quindi vatela a vedere e vedrai che ci sono delle caratteristiche che sono decisamente molto simili. Anzi, ti dico una cosa che me ne sono accorto proprio in questo momento: nel modello di Sirui abbiamo 15 lamelle e nel modello di Sigma e anche di Sony ne abbiamo 11, quindi sapete benissimo che le lamelle sono molto importanti per quanto riguarda poi il bokeh. Ok ragazzi, quindi detto questo, c'è una promozione, approfitta se hai bisogno di un 85 mm e vuoi spendere poco, perché il Sirui costa 550 euro, ok, un prezzo ragionevole, e ti danno in omaggio anche due filtri, un filtro UVA e un black mist da 1/4. Male non fanno, anche perché sapete che i filtri hanno decisamente un costo decisamente importante, ok? Questa è la confezione, packaging decisamente curato, e questa è la custodia. Per quanto riguarda il diametro dei filtri è da 67, proprio per riallacciarmi a questi due filtri che ti regalano. E questa la dice tutta per quanto riguarda anche la portabilità, il peso, perché di solito siamo abituati a trovare un diametro da 77, ok? Quindi abbiamo più vetro, sarà un bene, sarà un male, secondo me è un bene avere più vetro, però non lo so. Comunque andiamo a vedere il peso e partiamo proprio dal Sirui, che ha un peso di 540 grammi senza il paraluce, quindi leggermente superiore al mezzo chilo. Invece il modello di Sigma pesa leggermente di più, non molto ragazzi, 626. Ti posso dire in tutta onestà, anche con la Sony A7C, che non sentirai questa differenza, quindi se utilizzi una Sony A7 IV R4 praticamente neppure te ne accorgi, però rimane più compatto. Sono molto simili sotto un certo punto di vista. Per quanto riguarda la costruzione è metallo, l'unica parte in plastica che troviamo è solamente questa ghiera per la messa a fuoco in manuale, una ghiera che non mi fa impazzire, è abbastanza fluida, ma se devo fare un paragone proprio con il Sigma praticamente questa è perfetta. Lo dico per i videomaker, questa è fantastica, questa un po' meno, però io personalmente raramente vado a utilizzare la messa a fuoco in manuale e quindi non è una cosa che guardo tantissimo.
Nel barilotto, costruito completamente in metallo, abbiamo innanzitutto il pulsante che puoi personalizzare a piacimento, ok? Metti un richiamo di una funzione che ti fa piacere. Abbiamo due pulsanti, cioè due switch. Quello tradizionale che ti permette di passare proprio da automatico a manuale, ok? Semplicemente è una cosa molto utile da trovare, non tutti gli obiettivi lo hanno. E abbiamo un altro interruttore, quello per abilitare o disattivare il click della ghiera dei diaframmi, perché abbiamo anche in questo caso, in questo obiettivo, la possibilità di aprire e chiudere il diaframma direttamente proprio da questa ghiera, ok? Come troviamo proprio nel modello di Sigma. Quindi se sei un fotografo quasi sicuramente vorrai avere il click abilitato, decisamente la cosa molto utile, anche perché dobbiamo sempre prestare attenzione, perché può essere che durante l'utilizzo andiamo a muovere questa ghiera, anche se è difficile farlo perché ha un attrito decisamente importante, ok? Questo te lo dico proprio da utilizzatore di obiettivi in maniera disordinata, e mi è capitato alcune volte, soprattutto con obiettivi di Viltros con la ghiera, di passare praticamente da f1.4 a f16, perché io praticamente il diaframma lo vado ad aprire direttamente dal corpo macchina, metto praticamente la ghiera in modalità A e apro e chiudo proprio dalla rotellina della fotocamera, ok? Però non ho mai avuto questo problema in 2 mesi di utilizzo. Diciamo che nel modello di Sigma abbiamo anche la possibilità di bloccare la ghiera, e in questo caso qui non la troviamo. Questa è una piccola mancanza che mi dispiace, perché così saremo anche più tranquilli, ok ragazzi? Per quanto riguarda invece la baionetta e il metallo, abbiamo anche una guarnizione, ok? E abbiamo la porta USB di tipo C che ti servirà per fare un eventuale aggiornamento del firmware. Vediamo adesso la parte un po' più noiosa di quando devo fare una recensione, quando ti devo parlare di nitidezza, alberazione cromatica, bigliettatura, insomma queste cose qua un po' da nerd. Comunque troverai tantissime recensioni, perché Sirui lo sta promuovendo decisamente molto bene questo obiettivo, quindi troverai tantissime informazioni. Io come al solito ti racconto la mia esperienza di utilizzo, che praticamente possiamo dire è quasi di 2 mesi, ok? Quindi quello che ti dico è in base proprio alla mia esperienza. Attualmente nel momento in cui registro questo video non c'è un profilo per Lightroom, non so neppure se uscirà, dico questo perché ho visto che neppure per la serie Sniper Sirui l'ha fatto uscire. Comunque vediamo con i prossimi aggiornamenti di Lightroom se ovviamente sarà disponibile, sarebbe una bella cosa, perché ovviamente ci va sempre a velocizzare proprio la post produzione. Quindi detto questo, parliamo di un aspetto che è quello più importante. È nitido questo obiettivo f1.4, perché sicuramente quando ci compriamo un obiettivo così lo andiamo a utilizzare f1.4. Ti dico che non siamo ai livelli di Sigma, ok, giusto per farti un confronto con una lente che io utilizzo, però ci siamo vicini, è un po' più morbido. Per quanto riguarda poi la distorsione, praticamente a f1.4 praticamente non ce n'è, è quasi impercettibile, come è impercettibile anche la vignettatura, che sì c'è un po', ma a me va più che bene, come vi ho detto tante volte nei miei video. Vediamo altre caratteristiche di questo Sirui 85 mm. Allora, in dotazione c'è anche il paraluce, usalo. C'è un po' di flare, è una cosa abbastanza normale, è anche facile da gestire, una cosa normale quando parliamo di 85 mm, quindi non spaventarti. Alberazione cromatica la troverai soprattutto a f1.4. Poi se sei abituato anche a chiudere ovviamente se ne va, ma personalmente credo che un obiettivo del genere lo andrei a utilizzare quasi sempre aperto, ok? Quindi qualsiasi software di editing foto va a togliere l'alberazione cromatica in maniera veloce. Quando parliamo di distanza di messa a fuoco minima, praticamente siamo nello standard, ok, 85 cm, quindi non è un obiettivo macro. Abbiamo 14 elementi in 9 gruppi, come ti dicevo prima abbiamo 15 lamelle, ok. Un peso, come ti ho fatto vedere, è abbastanza contenuto. Come contenuto questo barilotto, che quando parliamo di 85 mm praticamente è quello con le dimensioni più ridotte. Quindi in conclusione, utilizzerò ancora questo Sirui? Penso proprio di sì, però non ho ancora la risposta definitiva, perché lo voglio ancora provare, soprattutto quando comincerà l'estate, soprattutto la primavera, e vediamo come si comporta. Quindi lo terrò con me e lo proveremo ancora.
Se mi chiedi un consiglio su quale 85 comprare e hai un budget al di sotto dei 1000 euro, beh, ti consiglio ancora innanzitutto il Sigma, che lo potresti trovare al di sotto dei 1000 euro, quindi cerca, e potresti anche pensare di acquistarlo usato. Se invece vuoi un obiettivo nuovo, puoi prendere in considerazione tranquillamente questo, ma potresti prendere in considerazione anche il modello di Meiki. Meiki mi piace soprattutto per quanto riguarda il bokeh e i colori, quando utilizzo una Sony, ok? Però quando parliamo di robustezza e di come è costruito proprio l'obiettivo, preferisco decisamente il Sirui rispetto al Meiki, ok? Che è decisamente più cheap. Anche l'autofocus funziona meglio in questo Aurora rispetto al modello che ti ho recensito di Meiki, ok? Però personalmente non ho avuto grossi problemi con Meiki a mettere a fuoco, anche perché quando vado a scattare con una modella non è che abbia proprio bisogno di utilizzare l'autofocus continuo, punto singolo, sono tranquillo, ok, poi dipende sempre da quello che devi fare. Ok ragazzi, siamo arrivati al termine di questo video, spero che le foto ti siano piaciute. Ci sono anche altre foto che potresti andare a vedere proprio nel video che ho caricato 2 settimane fa, quindi vai a recuperare quel video. Penso che nel 2025 lo andrò ancora a utilizzare, così avrò decisamente le idee più chiare. Quindi ragazzi, se questo video ti è stato di utilità, ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video che presumo sarà anche l'ultimo di questo 2024.